Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Oggi cominceremo a vedere il 24esimo step del metodo ATH, ovvero cominceremo a parlare della fermata, dello stop. La fermata, come molti sbagliano purtroppo, non dovrebbe partire da davanti il cavallo, ovvero non dovrà insegnarla il cavallo tirando, ma dovrebbe partire da dietro. Oggi vedremo come insegnare al cavallo a fare questo tipo di movimento. Dovrebbe partire da dietro perché il cavallo dovrebbe prima iniziare a rallentare il motore, ovvero quindi la parte posteriore del suo corpo, e pian piano rallentare fino davanti. Se noi facessimo il contrario, ovvero tirando in bocca, bloccheremo prima la parte anteriore e poi impattando arriverebbe tutta la parte posteriore, creando problemi poi alle articolazioni, alla schiena e via dicendo sul nostro cavallo. Oggi ad aiutarci avremo qui Red White Kid, che è un puledro che non ha ancora fatto 3 anni ed è oggi alla 5ª giornata in arena. Da terra ha già lavorato con tutto il metodo, ha lavorato anche in tondino in modo da associare la voce wow alla fermata. Questo ci aiuterà moltissimo nel lavoro. Se il cavallo ha imparato che la voce wow vuol dire stop, il cavallo imparerà velocemente ad associarla anche in campo. Quindi oggi vedremo come insegnare la fermata ad un puledro, quindi a un cavallo che al momento non sa ancora cosa vuol dire. Fino ad oggi abbiamo lavorato molto sulla flessione laterale, abbiamo insegnato al nostro puledro a seguire la mano, ok? Chiaramente abbiamo insegnato a rispettarci. Ora vediamo un attimino come far rispettare la fermata, come chiedere la fermata senza dover tirare in bocca il cavallo. Il procedimento, ve lo ricordo prima di farlo, è questo. Le nostre spalle scendono leggermente indietro in modo da far sentire che il nostro corpo sta chiedendo un rallentamento, le gambe si staccheranno leggermente dal cavallo in modo da spegnere il motore, seguirà la voce wow, e per ultima cosa, come aiuto, comincerò a mettere le mani. E vedete che è l'ultimo dei livelli di pressione, non il primo. Quindi avrò una posizione, stacco le gambe, wow, prendo contatto e aumenterò contatto finché non ottengo una fermata. Proviamo a vedere come procede adesso con il nostro puledro. Quindi partiamo, sguardo in avanti, gambe, voce. Siamo anche fortunati perché Red White Kid è un puledro che ama fermarsi, quindi sicuramente non cercherà di farselo ripeterlo 2 volte, anzi dobbiamo stimolarlo ad andare in avanti. Ricontrolliamo di nuovo al passo di avere il controllo del suo naso, che abbiamo già visto nei precedenti video quanto è importante avere questa tipologia di controllo. Ok, ora proviamo a chiedergli la fermata. Vado indietro con le spalle, stacco le gambe, vedete che lui ha già intuito, perché chiaramente abbiamo un puledro che ha la voglia di fermarsi, quindi procediamo a un livello successivo. Proviamo a aumentare la velocità. Ora lui non aumenta, quindi aumenterò io la pressione. Ok. Manteniamo il controllo del naso. Ok, proviamo a richiedere una fermata, indietro col peso, stacco le gambe, wow. Ok, finché il cavallo non si ferma completamente mantengo la tensione del mio corpo. Ho mantenuto la rigidità delle gambe che staccano in fuori, ho mantenuto il mio peso indietro e ho pian piano preso un piccolo contatto in bocca, finché non ho ottenuto un cavallo fermo completamente. Non posso in questo momento accontentarmi di un cavallo che rallenta, deve capire che la mia posizione, il mio staccare le gambe, il mio wow vogliono dire fermo. Riproviamo. Contatto, attendo, rilascio. Non mi aspetto le prime volte che il cavallo si
pianti immediatamente. Accetto alcuni passi in avanti prima di fermarsi. È chiaro che però durante questi passi io non rilasserò il mio corpo, voglio fargli capire che c'è una tensione, che la richiesta non è finita. Riproviamo. Vedete che è ancora un po' spaesato dall'arena, è solo il quinto giorno che lavora qui dentro, quindi si sta ancora guardando intorno, non è ancora sicuro. Ok. E contatto, rilascio. Faccio riposare, date sempre uno stacco tra una manovra e l'altra, il cavallo si ferma, lo lascio riposare alcuni secondi, cambio direzione. Non ripartiamo in avanti perché altrimenti il cavallo non capirebbe il senso della fermata. Intanto che gli stiamo insegnando mi fermo e poi cambio direzione in modo che la fermata abbia per lui un significato. Riproviamo. Adesso cerca di tirarmi a sinistra, quindi io cerco di portarlo a destra. È incuriosito dai pali a fondo campo. Lo lascio analizzare la situazione. Quando avete un cavallo curioso, lasciate che esprima la sua curiosità. Questo vi aiuterà nell'addestramento. Ok, nel momento in cui la curiosità finisce, ricomincia il lavoro. La curiosità è quella che ci permette di insegnare velocemente al cavallo. Se un cavallo non ha la capacità di essere curioso, difficilmente cercherà di imparare cose nuove. E di nuovo. E prendo contatto, rilascio. Vedete che ci va del tempo, le cose vanno ripetute più e più volte, finché lui capirà che il mio peso associato alla voce vorrà dire fermati in quel punto. Aumento la pressione e rilascio. Questa volta andando verso la porta, chiaramente accelerato e ha cercato di non rallentare il suo passo, quindi ho preso contatto con la sua bocca e ho aumentato la pressione fino a ottenere una fermata. Riproviamo. Cerca di portarmi a destra, quindi io vado a sinistra. Cercate di fare sempre il contrario di quello che il cavallo fa di sua iniziativa. E di nuovo. Contatto e rilascio. Nel caso in cui avessimo un cavallo particolarmente nevrile, particolarmente in avanti, che alla fermata e contatto non si ferma, noi aumenteremo il nostro contatto, ma se vediamo che proprio non c'è ragione per il cavallo di fermarsi, piuttosto che andare a litigare pesantemente sulla bocca del cavallo, cerchiamo di fare questo lavoro qua, blocchiamolo andando in redine diretta. Adesso lo provo delicatamente con lui perché sicuramente non è il cavallo che ne ha bisogno. Se avessi un cavallo che non vuole fermarsi, gli darei il comando, dopodiché porterei la testa al fianco fino alla sua fermata, cambiando di volta in volta il lato di piega della testa, quindi una volta lo farò a destra, una volta lo farò a sinistra. Questo chiaramente se è un cavallo che mi ha imparato a lavorare correttamente con la redine diretta, ovvero se cede in maniera delicata con la sua bocca. Se questo non c'è, vuol dire che devo tornare indietro agli step passati. E contatto. Mantengo, rilascio. Vedete che finché non ottengo la fermata completa, lui vuole ripartire? Facciamo lavorare.
Ogni sua iniziativa deve far ricadere la responsabilità su se stesso, in questo modo avremo un cavallo responsabile delle sue azioni. Lui ha voluto camminare, quindi io ho ricominciato il lavoro. Mantengo tensione, ok, rilascio. Proviamo a vedere, anche se sarebbe ancora prematuro, dovrei fissare bene sia il passo che il trotto e la fermata. Proviamo a vedere al galoppo se riesco a ottenere una fermata in tempi brevi. Trotto. Pressione. Ok. Contatto, rilascio, decide di ripartire, lo rimetto al lavoro. E poi ripartiamo. Mi tira verso destra, quindi vado a sinistra. Galoppo. Vedete che essendo puledro è ancora instabile nelle andature. Aumento pressione. Piuttosto che litigare con le gambe preferisco ricreare la situazione che abbiamo già visto in tondino. Contatto. Mantengo, rilascio. Ok. Vedete che quando abbiamo un cavallo pigro, come nel suo caso, piuttosto che litigare con le gambe, preferisco ricreare la situazione che lui ha già visto in tondino, quindi una pressione che arriva da dietro, come è stata la lunghina, come è stata la frusta, in modo che lui possa riassociare quel tipo di pressione che già conosce, perché con le gambe chiaramente sta ancora imparando il significato. Riproviamo. Ok, mi tira verso destra, cerco di mandarlo dritto e gli cambio direzione. Mi tira verso sinistra, quindi vado verso destra. Ok. E rilascio. Rilascio la tensione corporea, delle mani, delle gambe, tutto quanto. Devo proprio rilassare il mio corpo. Ok, come dicevo, per il galoppo è ancora un po' prematuro per lui. Deve ancora imparare a essere sicuro, a mantenere l'attenzione sul lavoro. L'arena è molto grande, ha sempre lavorato fino a 5 giorni fa in un tondino, quindi qui ci sono un sacco di distrazioni con cui deve imparare a convivere. È un puledro, quindi necessiterà del suo tempo, fosse un cavallo adulto sarebbe una cosa diversa. E rilascio. Ok, abbiamo visto come funziona il lavoro per richiedere uno stop al nostro cavallo. Se impariamo a lavorare in questa maniera, posizione del corpo, delle gambe, voce, per ultime le mani, avremo poi un cavallo che comincerà a frenare partendo dal posteriore in avanti e non viceversa, quindi non avremo un cavallo che pianta
gli anteriori per fermarsi e poi con i posteriori rischia di impattare facendosi del male. È chiaro che, vedete, ci vuole del tempo, non ci mettiamo mai violenza, non ci mettiamo mai forza nelle mani, ma semplicemente mettiamo il cavallo in una condizione in cui la cosa migliore per lui da fare è fermarsi, per liberarsi di una pressione che gli stiamo mettendo, ovvero quella del nostro corpo, delle nostre gambe che si staccano. La cosa migliore per lui è fermarsi. In questo modo lo farà di sua iniziativa con la sua volontà di fermarsi. Se viene fatta così, prossimamente, con lui chiaramente andremo avanti adesso nel lavoro nei prossimi giorni, arriveremo al punto in cui mi basterà andare indietro con il corpo, staccare le gambe, e il cavallo si fermerà lì dov'è. Quindi avete capito, cercate di intuire che cavallo avete e cercate di lavorare sulla base del cavallo che avete. Il metodo è questo, si adatta al cavallo che abbiamo, con i tempi e le azioni che necessitano. Chiaramente su un puledro non vado ad aumentare velocemente la pressione, accetto piccoli miglioramenti giorno per giorno. Per oggi quindi, per quanto riguarda la fermata, lo stop sul cavallo, questo è tutto. Non è una cosa chiaramente che si insegna, specialmente su un puledro, in 5 minuti, va ripetuto giorno dopo giorno fino ad avere un'ottima fermata. È una fermata, come ripeto, volontaria del cavallo, con la sua volontà di fermarsi, non una fermata perché io tiro sulle gengive del cavallo. Prossima volta vedremo come invece insegnare, approcciare perlomeno l'insegnamento del galoppo destro e sinistro ad un cavallo, mentre per oggi da Amedeo è tutto e ci vediamo al prossimo video.